C'è una sensazione difficile da spiegare. Non è solo paura, non è solo stanchezza. È come se il mondo avesse perso il proprio centro. Le notizie arrivano una dopo l'altra: guerre, crisi, tensioni, nuove paure, nuove parole da imparare, nuovi nemici da riconoscere. Ma sotto tutto questo rumore c'è qualcosa di più profondo, la sensazione che nessuno sappia più davvero dove stiamo andando. Di solito pensiamo che il mondo sia fuori controllo perché accadono troppe cose, troppi conflitti, troppa tecnologia, troppi cambiamenti. Ma forse il problema non è soltanto la velocità degli eventi. Forse il problema è che non abbiamo più una bussola abbastanza forte per interpretarli. Non sappiamo più distinguere ciò che va difeso da ciò che va superato. Nel 1993 Zbigniew Brzezinski pubblica un libro dal titolo quasi profetico, Il mondo fuori controllo. È un libro scritto nel momento in cui molti pensavano che la storia avesse finalmente trovato una direzione. Il comunismo sovietico era crollato. L'Occidente sembrava aver vinto. La democrazia liberale appariva come l'orizzonte naturale del futuro. Ma Brzezinski vedeva già una crepa. La vittoria politica non aveva prodotto automaticamente una vittoria morale. Il crollo di un nemico non aveva creato un nuovo senso comune. L'Occidente aveva sconfitto alcune grandi ideologie totalitarie, ma non aveva davvero elaborato il trauma del secolo che le aveva generate. Dietro l'ottimismo degli anni 90 restava una domanda sospesa: su quali valori si sarebbe fondato il mondo nuovo? Brzezinski guardava al Novecento come a un secolo attraversato da una violenza organizzata, ideologica, quasi industriale. Non semplici guerre, ma massacri giustificati da grandi miti politici. Idee assolute, promesse di redenzione collettiva, utopie trasformate in macchine di morte. Il problema per lui non era solo ricordare gli orrori del passato. Era capire come un'intera civiltà potesse perdere il limite. Un mondo è fuori controllo quando non riesce più a contenere le proprie forze. Quando la tecnica corre più veloce della saggezza. Quando il potere cresce più rapidamente della responsabilità. Quando l'economia diventa un fine, la politica diventa spettacolo e la cultura smette di chiedersi che cosa sia degno di essere trasmesso. È allora che il caos non è più un incidente, diventa atmosfera. Per molto tempo l'Occidente ha vissuto dentro grandi narrazioni. Il progresso, la libertà, la ragione, la dignità dell'individuo, la fiducia nella scienza, la possibilità di migliorare il mondo. Queste idee non erano perfette. Spesso sono state contraddette, tradite, usate come maschere, ma davano una direzione. Oggi invece molte di queste parole sembrano consumate. Le pronunciamo ancora, ma non sempre ci crediamo. La crisi dei valori non significa semplicemente che le persone siano diventate peggiori, significa qualcosa di più sottile. Significa che una società non sa più quali principi meritino sacrificio, quali limiti vadano rispettati, quali eredità vadano custodite, quali colpe vadano riconosciute senza trasformarsi in odio verso se stessi. Una civiltà entra in crisi quando non riesce più a raccontarsi senza vergognarsi di esistere. È qui che il discorso di un altro autore, Federico Rampini, diventa interessante. In Suicidio occidentale, Rampini riprende il tema della crisi dei valori e lo porta in una direzione ancora più dura. L'Occidente non sarebbe minacciato solo da forze esterne, ma da una forma di autodistruzione interna. Non sarebbe soltanto attaccato. Si starebbe in parte sabotando da solo. Ogni civiltà matura deve saper criticare se stessa. Senza autocritica, la memoria diventa propaganda. Senza consapevolezza delle colpe, i valori diventano retorica. Ma Rampini indica un rischio diverso, quando l'autocritica diventa l'unico linguaggio rimasto. Quando una cultura non riesce più a vedere nella propria storia altro che dominio, oppressione, colpa, violenza. Quando il passato non viene studiato, ma processato senza appello. C'è una differenza enorme tra riconoscere le ferite della propria storia
e ridurre tutta la propria storia a una ferita. La prima cosa è necessaria, la seconda può diventare paralizzante. Perché una società che insegna ai propri figli soltanto a vergognarsi di ciò che sono stati i loro padri, prima o poi smette di generare appartenenza. Produce individui informati, forse anche sensibili, ma spiritualmente senza casa. Il politically correct, nelle sue forme più rigide, può essere letto non solo come una battaglia linguistica, ma come un sintomo. Il sintomo di una società che non si fida più del conflitto aperto, della complessità, dell'imperfezione umana. Le parole vengono sorvegliate perché il mondo sembra troppo fragile per sopportare l'ambiguità. Ma una cultura che teme ogni parola rischia di perdere anche il coraggio del pensiero. Le correnti più radicali della woke culture nascono spesso da istanze reali, ingiustizie, discriminazioni, esclusioni. Ma quando il bisogno di giustizia si trasforma in bisogno di purezza, qualcosa cambia. Non si cerca più solo di correggere il mondo, si cerca di purificarlo. E ogni purezza, quando diventa ideologia, comincia a cercare colpevoli. Non più interlocutori, non più esseri umani contraddittori, colpevoli. Il paradosso è che proprio l'Occidente ha prodotto molti degli strumenti con cui oggi viene criticato. I diritti individuali, la libertà di espressione, l'uguaglianza davanti alla legge, l'idea che il potere debba essere limitato, l'idea che anche la maggioranza possa sbagliare. Ma se questi stessi strumenti vengono usati per negare ogni valore dell'Occidente, allora la critica diventa una forma di amputazione. Ma attenzione! Difendere alcuni valori occidentali non significa idealizzare l'Occidente. Non significa fingere che non siano esistiti colonialismo, razzismo, sfruttamento, guerre, contraddizioni o ipocrisie. Non significa trasformare la storia in una favola edificante. Il punto non è scegliere tra orgoglio cieco e colpa totale. Il punto è trovare una maturità più difficile, riconoscere l'ombra senza cancellare la luce. Una civiltà non sopravvive solo grazie alla ricchezza, alla tecnologia o agli eserciti. Sopravvive se riesce a trasmettere una narrazione credibile di sé, non perfetta, credibile. Una storia in cui le nuove generazioni possano trovare motivi per correggere, ma anche per continuare, per criticare, ma anche per appartenere. Quando questa narrazione si spezza, resta un presente senza eredità e un futuro senza promessa. Tutto questo non resta nei libri, entra nella vita quotidiana. Entra nel modo in cui parliamo, votiamo, lavoriamo, cresciamo i figli, giudichiamo noi stessi. L'uomo contemporaneo vive in mezzo a un rumore morale continuo. Gli viene chiesto di essere consapevole di tutto, colpevole di molto, libero in teoria, sorvegliato in pratica, autentico ma conforme, fragile ma performante. La colpa, quando è legata a un gesto preciso, può aprire alla responsabilità. Ma quando diventa ambiente, quando diventa aria culturale, smette di correggere e comincia a consumare. Non produce adulti migliori, produce persone spaventate, persone che imparano a parlare per evitare accuse, non per cercare verità. Persone che non chiedono più «è giusto? Ma?» Posso dirlo senza essere distrutto. Intanto, fuori dall'Occidente, altre potenze osservano. Regimi autoritari, modelli alternativi, sistemi politici che non hanno nessuna intenzione di dissolversi nell'autocritica. La loro forza non sta necessariamente nella loro verità, ma nella loro sicurezza. Mentre l'Occidente dubita di se stesso fino alla paralisi, altri mondi avanzano con narrazioni molto più dure, molto meno libere, ma molto più compatte. Forse il pericolo più grande non è l'odio verso l'Occidente, è la stanchezza morale dell'Occidente. La sensazione che nulla meriti davvero di essere difeso, che ogni valore sia solo una maschera del potere, che ogni tradizione sia oppressione, che ogni identità sia sospetta. Ma se tutto è sospetto, anche la libertà lo diventa, anche la democrazia, anche la dignità dell'individuo. La libertà da sola non basta. Una società può essere libera e sentirsi vuota.
Può avere diritti e non sapere che cosa desiderare. Può avere possibilità infinite e nessuna direzione interiore. Brzezinski vedeva il pericolo di un mondo senza controllo morale. Rampini vede il rischio di un Occidente che usa la propria libertà per smontare le condizioni culturali che l'hanno resa possibile. Allora la domanda non è: dobbiamo difendere tutto il passato? No. La domanda è più difficile: che cosa va salvato dentro una storia imperfetta? Quali valori meritano ancora fiducia? Proprio perché sono stati conquistati lentamente, tra errori, sangue, contraddizioni. Forse la libertà di parola, forse le limitazioni al potere, forse la dignità della persona. Forse l'idea che nessun essere umano debba appartenere completamente allo Stato, alla tribù, al mercato o all'ideologia. Una civiltà viva non è una civiltà che si assolve. È una civiltà che sa criticarsi senza desiderare la propria scomparsa, che sa guardare le proprie colpe senza trasformarle in identità, che sa ascoltare chi è stato escluso senza distruggere ogni linguaggio comune, che sa cambiare senza convincersi che tutto ciò che l'ha preceduta fosse soltanto vergogna. Forse il mondo fuori controllo non è solo quello delle guerre, dei mercati, delle tecnologie, delle potenze globali. È anche il mondo interiore di una società che non riesce più a ordinare i propri significati, che confonde giustizia e punizione, memoria e processo, libertà e sradicamento, compassione e censura. Un mondo esterno caotico diventa ancora più pericoloso quando incontra un mondo interno senza centro. Non esiste una via d'uscita semplice. Non basta respingere la woke culture. Non basta invocare la tradizione. Non basta dire che una volta era meglio. La vera sfida è più sottile: ritrovare una fiducia adulta. Una fiducia capace di vedere le colpe senza inginocchiarsi davanti alla colpa. Capace di difendere la libertà senza trasformarla in arroganza. Capace di trasmettere valori senza trasformarli in dogmi. Forse il destino dell'Occidente non dipenderà solo dai suoi nemici. Dipenderà dalla risposta che daremo a una domanda più intima. Crediamo ancora che qualcosa della nostra civiltà meriti di essere custodito? Non perché sia puro, non perché sia innocente, ma perché, nonostante tutto, ha aperto spazi di libertà che altrove restano ancora impensabili. Una civiltà muore davvero quando smette di essere criticata, o quando non sa più perché dovrebbe continuare a vivere. Se questa riflessione ti ha fatto pensare al nostro tempo, o a qualcosa che senti anche nella tua vita quotidiana, puoi scriverlo nei commenti, non per cercare una risposta definitiva, ma per continuare a dare forma a questo vuoto.